idea del contesto in mediazione, in realtà mi è partita tempo fa quando ragionavo dei vari contesti in cui può essere fatta la mediazione, soprattutto la mediazione trasformativa, che quindi noi conosciamo e che pratichiamo, che è quella che interpreta la mediazione come un intervento in una relazione in crisi, un intervento per trasformare una relazione da distruttiva a costruttiva. È chiaro che può essere fatta in qualsiasi contesto, dove c'è relazione e dove c'è una crisi di relazione può essere fatta una mediazione. E che è un po' l'ultima domanda, no? Che avevo lasciato lì aperta e poi magari ne discutiamo, che sia una mediazione in ambito familiare, che sia una mediazione in ambito aziendale, che sia una mediazione ex decreto 28, quello che fa il mediatore trasformativo fondamentalmente è sempre lo stesso, quindi non è che il contesto in cui si inserisce il mediatore che lavora sulla relazione fa la differenza. Però partendo da questa considerazione mi sono chiesta comunque se il contesto può avere un significato e per chi può avere un significato, no? E quale significato può avere. Ecco perché quando Carlo mi ha chiesto ma scriviamo 2 righe, ho pensato a questa idea che ciascuno porta un mondo con sé, no? Quindi quando entra in relazione con un altro porta un mondo che si incontra con un altro mondo di linguaggi, di esperienze, di pregiudizi, di aspettative. E quindi si crea un contesto particolare in quella crisi di relazione, che può essere molto diverso da quello di un'altra relazione, di un altro conflitto. Quindi questo quanto può pesare? O quanto richiede un'attenzione da parte del mediatore, no? Questa è un po' la domanda che mi sono posta, che ho posto anche a Carlo, che ne abbiamo ragionato e che volevo porre anche a voi questa sera, no? Cioè, innanzitutto chiedersi cos'è il contesto. Allora lì comunque sono andata a vedermi un po' una definizione un po' più precisa di contesto. Le definizioni comuni sono situazione in cui si svolge un fattore comunicativo e che determina il significato anche di questa comunicazione, no? Questo nel significato comune viene inteso il contesto. A livello etimologico ho scoperto questa espressione che mi piace molto, che è contessere. Contesto viene detto contessere, quindi forse richiama un po' quest'idea che nella relazione le parti tessono insieme anche un mondo di relazione, no? Per cui si scambiano nel linguaggio, si scambiano e si condizionano un po' reciprocamente, per cui una certa relazione ha una sua particolarità rispetto ad un'altra. E in questo senso mi chiedevo quanto il mediatore debba prestare attenzione alla particolarità del contesto, anche se quello che lui fa come mediatore trasformativo non cambia, però se il fatto di focalizzare un po' l'attenzione su quello che è la particolarità di quel contesto può fare la differenza, innanzitutto per le parti e per come si svolge l'interazione delle parti. Ecco, queste sono un po' le riflessioni che ho fatto e che volevo però anche essere una provocazione, insomma, capire un po' anche come la vedete voi e da lì trarne delle considerazioni. Cosa ne pensate voi? Allora, riflettendo un po' su sta cosa, che una prima questione che mi viene in mente è che normalmente nella mediazione a cui siamo abituati noi, cioè quella del decreto 2810 per dire, cioè quasi tutti noi, quelli che siamo qui, facciamo principalmente questo tipo di mediazione, cioè il contesto in qualche modo è dato, nel senso che comunque è quello lì, cioè noi entriamo, sappiamo che ci sono gli avvocati, sappiamo che c'è la parte, sappiamo che c'è già una situazione di conflitto, di tensione tra le parti, ma che è ben strutturata in realtà, perché è strutturata dalla struttura della mediazione, quindi poi noi facciamo i nostri interventi relazionali all'interno di una struttura ben data. Mi domandano, ma la mediazione trasformativa, come hai detto tu Vanessa, può essere utilizzata anche in altri ambiti che magari sono molto più liberi che quello della mediazione come 2810, per esempio nelle organizzazioni o in altre situazioni. Allora lì forse il contesto, cioè comprenderlo più a fondo
nel senso di riuscire a dare un significato a determinate... Ma io contesto lo chiamerei anche ambiente, io un sinonimo all'ambiente che sta intorno, cioè tutto ciò che sta intorno, persone, sentimenti interni piuttosto che questioni esterne, magari cambiano e per riuscire a interpretarle probabilmente magari bisogna prima esplorarle se siamo in un contesto che non conosciamo. Cioè, quindi magari però allargando un po' il discorso rispetto a quello di una mediazione che più o meno sappiamo come va, nel senso che ce l'abbiamo già ben strutturata. Questa è una prima, secondo me, questione che mi Di viene in avere uno mente. sguardo comunque che è attento anche a questi aspetti, quindi comunque avere uno sguardo attento Sì, perché ecco, al contesto. come normalmente ci viene detto di stare attenti all'aspetto corporeo, no? Cioè, a guardare il corpo è per interpretarlo, per dargli un significato, no? Tu hai parlato di il contesto serve per dare un significato a quello che vedo. Quando io vedo i movimenti del corpo, io li interpreto in un certo modo, come se sono in un ambiente, per esempio, facciamo l'esempio dell'intercultura, in culture diverse un sorriso piuttosto che altri gesti significano cose differenti, quindi è un modo per riuscire a interpretare correttamente un messaggio, quello di sapere in che contesto sono. Queste sono le cose che... Quindi tu dici dare un'interpretazione di quello che sta succedendo. E capire il significato, che era un po' la definizione che avevi dato all'inizio. E questa è la definizione del vocabolario, no? Che dice che condiziona il significato in realtà, Certo. cioè quindi comunque in qualche modo il contesto condiziona le parti e le parti nella loro interazione condizionano il contesto, per cui è qualcosa che è in continua evoluzione, non è qualcosa di fisso, no? Non è una cornice, un quadro fisso, definito, per cui è qualcosa che comunque cambia continuamente e che le parti tessono insieme. Allora, no, partendo dal fatto che il contesto è uno degli elementi della comunicazione che servono comunque per le decodifiche dei messaggi, farei appunto, seguo un po' i pensieri a largo, forse esageratamente, però ci avevo anche fatto, avevo scritto sempre uno dei miei voli pindarici che riguardavano in effetti quella che secondo me non è una neutralità del mediatore, perché comunque influisce volendo anche sul contesto, perché le parti hanno già una relazione danneggiata, ma che comunque quando arrivano davanti al mediatore la loro relazione genera un contesto tra di loro in cui si inserisce questa figura terza che è il mediatore, e inserendosi, siccome questa neutralità, seguendo quello anche il mio pensiero, non esiste, appena si inserisce un altro elemento cambia il contesto, perché comunque c'è un elemento in più che inevitabilmente porta le parti a doversi relazionare in un altro modo. E sempre in questi ragionamenti che facevo mi ero agganciata alla scuola sistemica di terapia sistemica sulla famiglia del Milan Approach degli anni 70-80, dove si parlava di cibernetica di secondo ordine. È un'estensione alla fisica che non mi potrei nemmeno permettere, dato che capisco poco, però comunque lì si sottolineava il fatto che proprio la presenza del terapeuta nel caso specifico non rimaneva come osservatore nelle dinamiche familiari, ma generava invece un'altra dinamica in cui il terapeuta stesso era nel sistema, tant'è che questa modalità di intervento prevedeva un terapeuta osservatore, quindi qualcuno dall'esterno, perché appena sei nel contesto perdi almeno in parte diciamo una visione da fuori. Ecco, inserivo questa cosa che mi ha fatto venire in mente. È oltre le mie possibilità, sto facendo ragionamenti di cose in cui insomma capisco anche poco, però era... Vabbè, poi mi ero allargata addirittura con la fisica quantistica e il gatto di Schrödinger, però mi fermerei qua, insomma. No, interessante, interessante. Ma io direi che qui in effetti la sfida è capire
posto che mi sembra che tutti siamo d'accordo sul fatto che, come dire, il mediatore interviene in una situazione e facendolo diventa parte di quella situazione, no? Qua non c'è altro da dire. Piuttosto vorrei nelle premesse sottolineare come non parliamo tanto nell'approccio trasformativo di intervenire sulla relazione quanto sull'interazione. Cioè, se intendiamo la relazione come il gioco dei ruoli sociali che le parti hanno, che so, padre, figlio, fratello, sorella, eccetera, lì non interveniamo, cioè non abbiamo nessuna pretesa di cambiare le persone, per dire, certo. come cambiare la relazione. Quanto piuttosto invece abbiamo l'ambizione di cambiare il modo che hanno questi soggetti, queste persone, di interagire in quel momento, perché poi quando escono, ciao, faranno quello che vorranno, eccetera. Quindi questo. Ecco, sotto questo profilo il contesto, in effetti, come l'hai dipinto, Vanessa, è interessante. Mi ricordo un'altra bella definizione che era quella di sfondo cognitivo, vale a dire che il contesto lo leggi come lo sfondo, il discorso prevalente che in quella situazione si presenta. Sì. Ecco, la domanda di fondo è, e magari qui possiamo fare appello all'esperienza che abbiamo ogni giorno, ogni 2 giorni o 3 o una settimana, ecco, per me. Come impatta il contesto, che è sempre diverso evidentemente, su quello che facciamo? Perché questa è una bella sfida. Cioè, posto che io, se mi tuffo da mediatore in un contesto, incomincio a essere parte del contesto, com'è che mi condiziona in quello che faccio, se mi condiziona? Per dire, l'esempio più banale, un contesto molto formale può condizionarmi, nel senso che mi sento a disagio se non ho la cravatta o se non parlo con parole appropriate. Un contesto d'osteria mi fa sentire invece a disagio se adotto l'atteggiamento che non è d'osteria. So che se questo è in mediazione. E unitamente a questo c'è il tema toccato da Carola, che è molto importante, che è quello di come il mediatore, che non è né può essere neutrale, neutro, amorfo, no? Non può essere un pezzo di pietra là sul tavolo, ma invece entra, come modifica il mediatore il contesto in virtù della sua, c'è chi la chiama autorevolezza, c'è chi la vede come comunque un'azione che il mediatore fa e che è caricato di fare, e quindi come il mediatore stesso flette il contesto, o meglio, dà un ordine al discorso. Ora, in certi modelli, quelli non trasformativi, quelli direttivi, è ovvio che il mediatore dà un ordine al discorso, quindi determina abbastanza pesantemente il contesto. Noi cerchiamo di non farlo, ma sarebbe interessante vedere esperienze su come non lo facciamo e come invece ci sono le tentazioni di farlo. Non so se avete esperienze recenti di casi in cui, diciamo, era evidente questo problema, questa tematica, questo aspetto del contesto diverso. Cioè, prima avete citato, no, decreto 28 oppure altre situazioni. In che cosa cambiano? In che cosa... Allora, nell'esperienza pratica il contesto, diciamo, lo sfondo cognitivo io lo comprendo man mano che
che conosco e ascolto le persone che sono in mediazione, perché quando arrivano le persone in mediazione ovviamente io non conosco nulla dei ruoli che hanno, di come comunicano tra di loro, da quale ambiente arrivano. Quindi per esempio una cosa che ho imparato, che applico, è quella di non dire all'inizio, cioè di non parlare tanto io, ma intanto di farli dialogare per conoscerli, no? E capire quello che sono, da dove arrivano, come comunicano tra di loro, perché questo mi aiuta poi ad aiutarli appunto nella loro interazione. Ecco, io poi sulla seconda, sulla seconda domanda, su come modifica il contesto, io mi tengo abbastanza al lato del contesto, nel senso che ovviamente cerco di mantenere una neutralità anche per non impattare nelle loro modalità di comunicazione, perché altrimenti questo potrebbe sviarli o comunque potrebbe costituire una mia intromissione nel loro dialogo. Io direi che una delle cose più interessanti che mi vengono in mente mentre parlavi, Alessandra, è il discorso legale versus discorso non legale. No, tantissime volte ci troviamo in situazioni dove, almeno io ho la sensazione, che il discorso sia prevalentemente su un certo registro, no? E che quindi il contesto si sviluppi in quel modo. Potrebbe svilupparsi in maniera diversa, no? Ed in fondo una delle strategie di base che noi utilizziamo è proprio quello di creare i presupposti affinché la mediazione, la sessione di mediazione sia una occasione di conversazione produttiva, no? Quindi in questo modo cerchiamo di creare un contesto di quel tipo. Era questo a cui intendevi, Vanessa? Sì, allora per esempio mi è capitato di avere degli incontri in cui parlassero prevalentemente i legali tra di loro, escludendo anche le parti. Ecco, in questo caso ovviamente sì, l'intervento che faccio io di solito è quello di magari chiedere alle parti, magari se è svolta la discussione, se si è arrivati a prendere delle decisioni o meno, se voglio dire qualcosa, però in alcuni casi effettivamente ci sono delle situazioni in cui le parti non parlano, cioè delegano totalmente ai legali. Quello è un contesto in cui ci si può trovare. Sì. Più che creare un contesto, io direi essere nel contesto, cioè essere coerenti al contesto in cui ci si trova, no? Nel senso che più che il mediatore creare un contesto che lui vede, che lui pensa sia giusto, con un certo ordine, come dicevi, no? Perché se si è nel decreto 28 oppure se si è in un altro, che il mediatore abbia una sua idea del contesto, di quel contesto. Credo che prestare attenzione al contesto da parte del mediatore significhi saper essere in modo coerente a quel contesto, per cui non so, l'esempio tipico che puoi trovarti a mediare un conflitto magari tra due contadini veneti che parlano il dialetto veneto. Nel momento in cui tu usi una terminologia complessa o magari se invece ti poni in coerenza al contesto e qualche parola in dialetto o comunque riesci a entrare in comunicazione con loro, quello è essere coerenti con quel contesto. Sarebbe dissonante se tu in quel contesto invece usassi altra terminologia, altri significati, volessi tu condurre
le parti in una certa direzione. Quindi prestare attenzione al contesto, secondo me, significa anche essere con le parti anche sotto quel profilo, cioè leggere, cioè prestare attenzione a quel contesto per essere conforme a quel contesto, perché altrimenti non agevoli l'interazione, diventi un elemento di disturbo, diventi un elemento estraneo al contesto. Ecco, questo poteva essere un'idea di attenzione al contesto che aiuta l'interazione delle parti. Le parti si sentono più a suo agio, si sentono più libere di poter esprimere quello che sentono. Se posso, Vanessa, quindi qui mi sembra, cioè, è interessante questo perché quello che mi viene in mente è che quindi sostanzialmente se presti attenzione anche al contesto e quindi tu hai interiorizzato questa idea, questo concetto, aumenti la quantità di informazioni che hai, cioè non è che cambi il tuo modo di fare o il tuo modo di essere, cioè tu continui a fare quel che facevi prima, però con un bagaglio di informazioni maggiori, è come essere dal vivo piuttosto che essere su Zoom, è come prestare, cioè, per dare, nel senso, quindi ampli la quantità di informazioni e quindi approfondisci probabilmente la possibilità di fare degli interventi, adesso parlando del modello trasformativo, a ritmo, a tempo corretto, capendo di più di quel che ci sta sotto, cioè quindi riuscendo a essere più cioè quindi essere coerenti, cioè avere in mente anche questa idea di contesto può aumentare la capacità di osservare anche, quindi probabilmente di essere più intenso e approfondito e a tempo nell'intervento che puoi fare, cioè non tanto manipolarlo o cambiarlo. No, infatti, non tanto dare una direzione perché si è fatta un'analisi, ma essere lì con le parti in quel momento, con il loro contesto, con la loro interazione. In questo caso, Vanessa, intendendolo così come lo intendi tu, di essere nel contesto, secondo me, anche, non so, un rispecchiamento viene fatto in maniera, diciamo, corretta, no? Perché se io sono nel contesto, riesco esattamente a rispecchiare nello stesso modo, insomma, in cui magari si esprimono determinate persone, eccetera, no? Senza modificare in quel senso. Certo. Quindi ci sta. Perché se presti attenzione a quel contesto è più facile che tu faccia un rispecchiamento coerente con quel contesto, anziché avere un'idea tua precostituita. Però questo concetto continua a sfuggirmi come un'anguilla. Cioè, è vero, non è un concetto facile, sono d'accordo che non è banale. Per quello che dici, Vanessa, sembra che tu identifichi il contesto con come le parti stanno interagendo fra di loro sul presupposto che abbiano trovato un comune modo, un comune terreno. E dici, in questa situazione il mediatore è saggio se si adatta a quel terreno comune. Presta attenzione, direi, più che si adatta, no? Nel senso che se presti attenzione a quella dinamica lì, a quel contesto lì, hai un modo di intervenire che è coerente a quel sistema, ecco, a quel contesto. Riesci anche a cogliere di più quello che è l'interazione. È un'idea, magari mi interessava appunto capire come la vedete anche voi, insomma. Riprendo quello che diceva Carlo, che mi pare... Volevo fare due interventi. Allora, quello che diceva Carlo su come, che poi è uno dei parametri per essere valutati secondo l'approccio trasformativo, come caratterizzo l'incontro. Ecco, quello mi sembra un significato di contesto molto chiaro, nel senso che se io caratterizzo l'incontro, io mediatore, usando dei termini precisi che attecchiscano chiaramente nelle parti per fare loro capire che la mediazione è intesa come una loro conversazione e nulla ha a vedere con altri mondi, do un contesto chiaro di come io ritengo la mediazione. E secondo me è molto efficace, nel senso che aiuta le parti ad essere più libere anche da steccati mentali, barriere mentali che inevitabilmente hanno, un discorso che abbiamo già fatto,
se pensano di essere in altri contesti. Mi spiego meglio: se io uso termini che sono richiamati dagli avvocati, ma che evocano anche a grandi linee il giudizio, il tribunale, le aule, pensiamo anche a essere fisicamente a fare una mediazione presso il tribunale rispetto che a farla a quadra, e comunque sarebbe ancora più efficace per il contesto, anziché farla a quadra, farla forse a casa delle parti, in un luogo ancora più neutro, perché comunque quadra è un ufficio e dal mio punto di vista evoca dei mondi che non sono proprio quelli di una conversazione libera. Ecco, se questo è ricercare il contesto, sono assolutamente in linea con quanto dicevi tu, Carlo, e con quanta attenzione si debba porre per evitare che questo non sia il contesto più adeguato, ma appunto si richiamino altri mondi, che sono quelli del processo. Invece sono un po' titubante sull'idea di, se sto seguendo l'interazione di due parti che sono due, per esempio, contadini o sono due uomini d'affari, usare una loro terminologia per essere più vicino al loro contesto. Sono un po' titubante e forse anche contrario, perché credo che questo snaturi la figura del mediatore. Cioè, se un mediatore è se stesso, quindi avvicinarsi a un mondo che non è il suo, dal mio punto di vista, rischia di essere controproducente. E se ci fosse tutta una situazione estremamente formale e il fatto di metterli, per esempio, degli avvocati, cioè cercare di farla sembrare di essere a casa, per esempio, possa invece mettere in difficoltà invece che essere d'aiuto. Faccio una domanda provocatoria, nel senso che magari questi non vogliono stare seduti davanti al camino, ma preferiscono altro, insomma. Questa è la prima riflessione che mi viene in mente. E dopo sì, e in effetti è bella quello che dice Antonio, nel senso il mediatore è se stesso. Che cosa voglia dire essere se stesso il mediatore è molto interessante come ti faccio un perché esempio, è bella, cioè nel senso è vero. Faccio un esempio pratico. Carlo è incline a dare del tu quando fa le mediazioni. Io mi sento fuori luogo a dare del tu. E mi sentirei fuori luogo a dare del tu, mentre a Carlo è assolutamente spontaneo e l'ho visto come una cosa spontanea. Cosa significa questo? Cioè, ognuno ha un suo modo di essere. Grazie di queste sollecitazioni. Volevo provare a fare chiarezza nella mia mente, perché mi sto un po' confondendo, temo, dalle tante sollecitazioni. Temo di non seguire bene, perché io distinguerei tra contesto, intendendolo come clima emotivo, cognitivo e fisico, che si crea nel gruppo di lavoro, perché necessariamente, per usare un po' le suggestioni di Claudio Neri, si crea un gruppo laddove ci sono le parti e il mediatore, e quindi si crea un clima, e secondo me è compito del mediatore creare, quindi me lo sento proprio come compito del mediatore, quello di creare un clima favorevole alla conversazione tra le parti. Diverso è poi quello che fa dopo, che mi sembra che sia invece più processo, cura del processo, nel senso di cura della conversazione, cura della interazione tra le parti, e quindi ho la difficoltà a comprendere in questo in che senso sia da considerarsi contesto. Quindi questo, ecco, lo chiedevo perché mi sembrava che anche questo fosse, secondo Vanessa, contesto. Per quanto riguarda, mi volevo un po' così unire alla suggestione di Antonio, inevitabilmente sono un po' d'accordo con lui, cioè io rispetto il sistema relazionale che le persone portano,
Quindi e questa è un'altra cosa ancora rispetto a contesto e rispetto a processo. Assisto, vedo il sistema relazionale e organizzativo che c'è in quel determinato, in quella determinata fattispecie, in quel determinato caso portato in mediazione, e quello lo rispetto come mediatore trasformativo perché mi inserisco soltanto... 2 minuti, io volevo fare un passo indietro, perché per quello che mi riguarda io credo che se contesto è contessere insieme, nel momento in cui il mediatore arriva in qualche modo, volente o nolente, nella relazione che esiste fra le parti, inserisce se stesso e quindi un altro filo in quel tessuto, e quindi inevitabilmente quel contesto cambia, e quindi inevitabilmente anche se non lo vuole, anche cercando di star più fuori possibile, qualcosa cambia, anche solo perché c'è un altro che li ascolta, cioè nel più semplice dei casi. Ed è fondamentale, a mio avviso, che il mediatore sia consapevole di questa cosa. Poi adattarsi a quello che a quello che è il registro di quella relazione. Personalmente non so se riuscirei, mi sento vicina a quello che dice Antonio, cioè io posso magari fare dei piccoli spostamenti perché vedendo chi ho intorno capisco se magari, però il mio essere, quello che io posso essere in quel contesto, quello che io porto a quel contesto non è fortemente modificabile, insomma. Io sono perfettamente d'accordo, infatti magari mi sono espressa male, sono stata fraintesa, non intendevo che il mediatore si adattasse proprio, in senso proprio, come dicevi, fosse qualcosa di diverso da quello che è, perché inevitabilmente non può essere. Però è chiaro che riuscire a entrare in comunicazione con un contesto o d'un altro, tenendo presente quello che è quel contesto relazionale, quello di cui parlava Adriana, è fare quei piccoli spostamenti di cui parlava anche Silvia, cioè sono perfettamente d'accordo su questo. Nessuno di noi può essere diverso da quello che è quando entra in una mediazione come mediatore, entra in relazione inevitabilmente con le altre parti. Quindi è un aspetto molto sottile, no, di questo essere presente con le parti e con dal mio punto di vista solo con una particolare attenzione a quello che sta succedendo in quel momento lì, in quel contesto lì, che è dato dal complesso della relazione che si sta realizzando in quel momento lì. Ecco, dal mio punto di vista la vedo molto così, l'attenzione del mediatore al contesto, non necessariamente un qualcosa di precostituito, neanche di adattamento del mediatore, però è un aspetto veramente, a mio avviso, molto, molto particolare e complesso, per cui per quello l'ho voluto proporre, perché le riflessioni che stiamo facendo comunque aiutano, almeno personalmente. Molto utile quello che sta venendo fuori. Sì, riflettendo ovviamente anche lo spazio relazionale, cioè lo spazio in cui che comprende, Carlo ha dato se guardate sulla chat c'è anche della definizione dei 3 cani, c'è uno spazio in cui ci stanno tante cose, per quello forse ci sfugge anche, no? Perché può essere declinato in tanti modi. Però qui è uno spazio in cui comunque noi entriamo e ci mettiamo in gioco, e dove, ecco, secondo me cosa facciamo? Secondo me possiamo essere più o meno intensi nell'intervento. Cioè, a me piace questa idea che non occorre fare tante robe, però puoi farlo in modo intenso oppure puoi farlo in modo non intenso. No, mi è venuto semplicemente in mente perché sto lavorando su un vecchio filmato, vecchio per modo di dire, che riguarda una lite di condominio, e dove io e Antonio siamo i due che litigano e la mediatrice è Elisabetta Zecca. E ci sto lavorando perché voleva essere il primo volume di quella serie in cui credo di avervi accennato, no? Dei mediatori in azione per i vari settori, i vari contesti. Sì. A questo punto magari vediamo 5 minuti e poi cerchiamo di dire che contesto era e che cosa
avremmo potuto fare. Adesso non stiamo a entrare nell'analisi di quello che fa Elisabetta, prenderebbe troppo tempo. Siete d'accordo? Solo per contestualizzare quello che... Buonasera. Buonasera. Oh, come sta? Buongiorno, bene. Sono contento di vederla. Sì, anch'io, speriamo che si risolvano. Sì, invece di scrivermi le lettere, va bene se ci vediamo. Sì, io le scrivo perché non mi risponde al telefono, se le chiedo di vederci da me non viene, cosa devo fare? Non è che possa rimanere, sapete, insomma, i soldi che le chiediamo, che le chiede il condominio, sono anche di interesse suo. Ma scusi, lei è... Allora, io sono una mediatrice. Non so se avete già avuto delle mediazioni, se volete che vi dica qualcosa sulla mediazione. No, vorrei capire bene, perché lui è l'amministratore del nostro condominio. Abbiamo un condominio di 5 appartamenti ed è 6 mesi e 15 giorni, 16 oggi, che mi ha chiesto delle somme da pagare ingiustamente. Continua a chiedermele e adesso mi ha fatto vedere qua. Io vorrei capire qui che cosa succede. Quindi continua a chiedere delle somme ingiustamente e l'ha anche chiamata in questa situazione qua. Io mi sono liberato, che avevo piacere di parlarne. È inutile che lei mi mandi lettere su lettere. Ma lettere su lettere sono i verbali dell'assemblea di questo condominio normalissimo. Come... Sì, è l'ultima dell'avvocato Micciotti, ma cosa c'entra? Vabbè, ma il suo mestiere è l'avvocato del condominio che conosce anche lei e che pagherà anche lei. Vabbè, lo so. Ma lei mi chiede le stesse cose che mi chiede in assemblea e qui c'è un mediatore. Ha capito cosa serve la mediazione? No. Allora, lasciamo che ce lo spieghi, va. E dopo entriamo nel merito. Quindi vi spiego qualcosa su grazie. Nel mio modo di lavorare la mediazione essenzialmente è un'opportunità che voi oggi avete per parlare fra di voi della questione appunto che vi ha portato qui, per farvi chiarezza, per eventualmente trovare delle soluzioni, degli accordi, capire ciascuno di voi meglio il punto di vista dell'altro. Ed è un dialogo vostro libero da formalità e che quindi potrete condurre come desiderate. Così mi piace. Però è un dialogo, ma a qualcosa si deve arrivare. Quindi o ci mettiamo d'accordo o io le faccio una bella causa, ma poi non io il condominio, perché io nei confronti del dottor Mosca, anzi scusi, il professor Mosca, non ho nessuna, anzi è veramente una persona degnissima fino a 6 mesi fa. Adesso improvvisamente si è deciso di non pagare perché dice che quella parte... Senta, spieghiamo alla signora... Spieghiamo. Spieghi pure lei. Spiego io? Sì, prego. Allora... Poi io interverrò, non posso farlo. No? Allora, questo condominio di 5, sono stati fatti dei lavori, li ha decisi lui, così. Sì, insomma. Dei lavori perché c'erano al suo dire delle infiltrazioni. Io non lo so perché abito all'ultimo piano, io non vedevo niente. No? E questi lavori sono costati non tanto, ma insomma 4.500 euro. Siamo in 5, 4.500 diviso 5 fa 900, perché io sarò professore di matematica, per qualcosa. 9, 18, 27, 36, 45. 9 per 5 è 45. 900. Cosa mi mette lui in conto? Il 5. Perché si sarà fatto una domanda, visto che... Certo che l'ho fatto perché invece di un quinto mi mette a carico un terzo, perché secondo lui un terzo io devo pagare. Sempre secondo me. Quindi lei dice, ha deciso l'amministratore questi lavori su delle infiltrazioni di cui io neanche sapevo nulla, e lui invece di chiedermi un quinto, perché siamo 5 condomini a dover pagare questi lavori, mi chiede addirittura un terzo. Mi sembra giusto. E io non capisco come mai questo... Ma non è che a lei sembri o meno giusto, adesso intervengo io.
I lavori non li ho Intervenire. Ok, intervenga. E poi fa anche il sarcastico. Dai, sentiamo perché Allora. quale geniale idea ha avuto. Io devo pagare di più degli altri solo perché abito all'ultimo piano. Allora, i lavori Allora, che contesto era, Vanessa, secondo te, e che cosa fa il mediatore, che cosa avrebbe dovuto fare, potuto fare? È solo un esempio. Qui in realtà il contesto era un contesto condominiale, di cui c'era il rapporto condomino amministratore, quindi poteva essere molto più vivo, diciamo, come tipo di conflitto. In realtà la questione era molto legata alla questione economica, quindi non è che si è emerso un contesto particolare, quindi in realtà il mediatore ha fatto quello che doveva fare, è stato attento a quella che era l'interazione, ma non c'erano, dal mio punto di vista, particolari rapporti personali che emergessero in modo particolarmente caratterizzanti, non so come dire, ecco, non so come l'avete visto voi. Era un contrasto tra un condomino e un amministratore condominiale. Ma era pur sempre un contesto, no? Sì, certo, sì, era un contesto in cui l'attività però del mediatore era attenta a quello che era la questione che portavano nell'interazione. Diciamo che non c'erano particolarità, a mio avviso, che richiedessero, come poteva essere in altre situazioni in cui magari il rapporto conflittuale era più datato nel tempo e magari di carattere familiare richiedeva magari una particolare ascolto rispetto a determinate situazioni, non so come spiegare. Tu faresti una differenza di contesti? Ci sono situazioni in cui l'interazione può essere molto viva o molto risalente nel tempo, in cui come diceva prima Adriana, l'aspetto emozionale, l'aspetto relazionale emerge in modo con particolare violenza, insomma. Ecco, ci sono situazioni e situazioni. Questo non aveva un contesto che era caratterizzato sotto il profilo dell'aspetto relazionale in modo particolarmente particolare, insomma, come tante mediazioni che noi viviamo, insomma, su una particolare questione. No, io dal mio punto di vista la caratterizzazione qui del contesto, tornando a quello che diceva Carlo prima, è data dal mediatore che caratterizza l'incontro come una possibilità di confronto e di conversazione. Quello per me è netto, e anche per Carlo, che sembra quasi che dica finalmente posso fare chiarezza. E quindi questo è il tratto caratterizzante più importante. Sì, è vero, è una lite di condominio, ma non si evocano altri mondi. Io non li percepisco, ecco. Sì, sono d'accordo con te. Da quel punto di vista. Poi sì, è vero quello che dici, che non c'è un rapporto risalente nel tempo, però insomma in qualche modo Carlo ha un atteggiamento nei miei confronti abbastanza, e dei condominio abbastanza sarcastico. Ci sono delle tipiche caratterizzazioni di un dialogo conflittuale. Sì. E su questo però il mediatore rimane, dal mio punto di vista, neutrale, fa un rispecchiamento. Non lo sento né troppo vicino a me né troppo vicino a Carlo, non utilizza mai termini che possano appunto ricondurre al mio ruolo di amministratore o a quello. Certo. Quindi dal mio punto di vista il contesto in questo caso è ben individuato dal mediatore nel voler proprio indirizzare le parti, cioè scusate, non indirizzare, nel voler proprio chiarire alle parti qual è il suo ruolo e come lui vuole caratterizzare il suo intervento. Quello è il contesto della mediazione. Quello è il contesto, sì, certo. Il contesto della mediazione. Sì, assolutamente. Sì. Infatti, io torno un po' scusa, io torno un attimo al discorso che avevo fatto all'inizio. Cioè, per esempio, per me, io l'avevo visto anche in modo un po' più forse semplice, cioè nel senso il contesto, tipo qui è un contesto di una mediazione. Se devo immaginare un intervento, per esempio, in un'organizzazione complessa,
allora mi cambia il contesto e mi cambia magari la preparazione che devo fare per arrivare all'interazione fatta col dialogo costruttivo e trasformativo. Quindi magari dovrò fare degli incontri con la direzione, dovrò fare degli incontri con i singoli attori, dovrò fare cioè quindi in quella situazione è un contesto differente in cui il metodo trasformativo comunque può avere una funzione importante e magari in alcuni aspetti devo prestare più attenzione ad alcune cose piuttosto che a altre, perché non sono in un contesto codificato come può essere quello mediativo, in cui quello della mediazione canonica, che è così, cioè insomma è quello più o meno, può cambiare l'intensità, può cambiare un po', però quello è, mentre si complica un po' quando lo estendi, secondo me, ecco. Cioè, si complica, sì, nel senso, magari a livello di preparazione, poi dopo in sé il momento di interazione probabilmente è quello plenario, però possono esserci magari delle attenzioni diverse. Io vi confesso che non riesco ad apprezzare nessuna differenza qualitativa. Ma qualitativa, hai capito, hai inteso quello che intendevo dire, cioè nel metodo di intervento del mediatore di interazione chiaramente non c'è, nel senso che gli strumenti sono quelli, però magari in termini di preparazione forse sì. No, domando, cioè è una domanda. Cioè Alessandro, il tuo approccio è diverso se sei con un condomino e un amministratore di sostegno che se sei in una lite tra soci in un consiglio di amministrazione. Forse Alessandra forse non hai capito. Ho detto nel caso in cui tu debba fare un intervento in un'organizzazione complessa, cioè quindi che non è una mediazione, o un intervento in una mediazione ex decreto 2810, probabilmente a livello di preparazione dell'intervento dovrei fare delle cose un po' diverse, mentre chiaramente a livello poi di quando ci sarà l'interazione tra le parti, una volta arrivata a poterla fare, allora lì poco cambia. Questo è un po' quello che intendevo dire. Sì, ma allora io qui in questo tranche di video ho visto alla fine una relazione che poteva essere uguale tra marito e moglie o tra... Assolutamente sì. Cioè nel senso che anzi aveva anche un livello conflittuale alto, c'era anche il sarcasmo, per cui... Cioè, non so, perché per esempio mi riallaccio a quello che dicevo prima, cioè focalizzarsi troppo sul contesto ed analizzare con chi ci incontriamo, a mio avviso può essere pericoloso. Per esempio una cosa che non faccio più è leggermi le carte che mi arrivano dalla mediazione, perché ho paura di farmi un'idea mia, di capire io il contesto, di avere l'ansia di prepararmi perché magari mi sto incontrando con, non lo so, il medico, il professore o... proprio questo non lo faccio più, proprio perché il contesto, diciamo, la mia preoccupazione è quello, come dicevo prima, di conoscere il contesto, non avere la pretesa di conoscerlo assolutamente, perché in maniera i ruoli, le relazioni, come interagiscono, perché le vedo per la prima volta un giorno, poi magari le vedo la seconda volta, la terza volta, ma non... e di entrare un po' in punta di piedi e, diciamo, concentrarmi più su come loro interagiscono, per cui se non cambiando il mio modo di intervento, ma diciamo stando con loro. Però secondo me è pericoloso quello che mi sembra che sta emergendo per un mediatore trasformativo, cioè preoccuparci o credere che una relazione cambi se davanti abbiamo due coniugi che litigano o un amministratore di condominio no, ecco. Sante parole, secondo me sante parole. Cioè... No, in che senso? No, non ho capito questa preoccupazione. Chi è che avrebbe mai parlato di che cambia se c'è una donna? No, nell'interazione quello no. Io per esempio parlavo della preparazione. Non so se appunto... esatto, è la preparazione. No, in che senso? No, non ho capito... Allora, se ho compreso bene quello che dici tu, Alessandro, tu a seconda dei contesti ti predisponi in maniera diversa, cioè... Scusa, facciamo un esempio pratico. Nel caso in cui tu devi incontrare un amministratore di condominio e un condomino, ti immagini che si tratti di una classica lite condominiale con degli aspetti magari anche, non so,
futili o perché spesso e volentieri diciamo sono liti di questo tipo. Se invece magari c'è una fusione societaria e ci sono i soci che litigano, ti preoccupi di preparare, non lo so, tu hai parlato di preparare. Allora, lo ripeto effettivamente. Allora, un conto è un contesto di mediazione decreto 2810, che sia societaria, qualunque esso sia, è il contesto della mediazione 2810. Esiste un organismo, l'organismo chiama le parti vengono con i loro avvocati e conosciamo il contesto. Mi chiama una società, invece mi dice che c'è una successione, per esempio un problema tra i soci e mi chiede un intervento ampio perché devono cambiare la vision dell'azienda. Cioè è un intervento completamente differente, cioè è proprio un altro mondo su cui puoi andare a utilizzare gli strumenti della mediazione trasformativa. Dico semplicemente che magari in quel caso non cambierò il mio atteggiamento quando poi scenderò nell'arena relazionale, cioè dove vado a fare effettivamente il lavoro, ma cambierà un po' prima, nel senso che dovrò strutturare il mio intervento in modo un po' diverso, parlare con il management, parlare col titolare, fare magari delle riunioni separate in cui parlo con uno, con l'altro e poi portare, però perché è proprio un contesto diverso, io sto ampliando la possibilità di utilizzo degli strumenti trasformativi che vengono utilizzati sia in mediazione, ma anche nelle comunità, ma anche nelle aziende, ma anche nelle organizzazioni. No, secondo me non è affatto una differenza di contesto, è una differenza di intervento. Ok, perfetto, allora sono d'accordissimo, sì, io ho d'accordissimo, sì, è una differenza di intervento, io banalmente l'ho chiamato contesto, però effettivamente se lo intendiamo invece in quel tessuto cognitivo di cui parlavamo prima, effettivamente questo no non c'entra, sono d'accordo. Sì, Carlo, sì, in questo senso assolutamente sì. Quindi quando intervieni in realtà nel conflitto e nell'interazione, intervieni allo stesso modo, indipendentemente che sia una situazione o un'altra, per cui nel modo più assoluto. La tua intervento sulla relazione, sull'interazione è la stessa. Esatto, la sull'interazione è la stessa, perché comunque la stessa modalità. L'attenzione al contesto io l'avevo intesa più che altro come attenzione alle caratteristiche di quello che è il modo di rapportarsi delle parti qui e ora, quindi non tanto appunto la preparazione appunto del conoscere qual è il tipo di conflitto, se è in un altro, inquadrarlo in una determinata categoria, ma a leggere e prestare attenzione a quello che è il modo che hanno le parti di interagire tra loro, quindi i linguaggi che utilizzano, le visioni che possono avere, i pregiudizi che portano. Questo porta a una particolare attenzione che chiaramente è lo sfondo, no? Lo sfondo di cui parlavi tu anche Carlo, sfondo cognitivo che non ha nulla a che vedere con quello che fa il mediatore nell'interazione. È una situazione che però costituisce lo sfondo di quel particolare contesto conflittuale e relazionale. E in questo senso se tu vedi un po' di più, hai un po' di più di conoscenza e quindi approfondisci un po' di più l'intervento, ma non è che lo cambi, lo rendi, hai più informazioni per poterci, ma non perché hai un preconcetto, ma è come dire, non guardare gli aspetti, per esempio, dell'atteggiamento del corpo, piuttosto che guardarli, aumenti il grado di quantità di informazioni. Sì, non so in questo senso forse io interpreto quello che stai comunque dicendo. di attenzione. Pur non cambiando l'intervento. Io vi sto ascoltando con molta attenzione, ma anche per davvero gli stimoli che mi state dando. E ogni tanto confesso che faccio un po' fatica a capire un po' come collocarmi, anche perché voi fate molto riferimento a questo modo del mediatore trasformativo e quindi cerco anche un po' di accumulare, di vedere, però trovo davvero molto, molto interessante quello che state dicendo. Non riesco a schierarvi da una parte o dall'altra perché mi colgo un po' aspetti interessanti sia in questa attenzione al contesto che trovo, non so se si può dire anche un discorso di empatia, non so se è un discorso un po' che secondo me semplicemente è anche un discorso di arricchimento, poi lo posso più o meno utilizzare, avere, e quindi prendo un po' spunto. Io a differenza io lavoro essenzialmente in mediazione obbligatoria.
Quindi all'inizio, quando io entro in una mediazione, un po' devo crearmelo io il contesto, perché almeno qui a Bergamo abbiamo poca cultura di mediazione. Quindi forzo un po' la mano, un po' io, ma per condurli nel discorso della mediazione. Non mi capita, non ho la fortuna di sentire subito le parti ed entrare nel loro contesto. Il 90% sono mediata dagli avvocati, e quindi devo iniziare un attimo un po' prima ad arrivare al discorso di entrare in questo contesto e di far parlare le parti nel loro modo. Quindi è un po' questo, però trovo anche molto interessante il fatto di cogliere, di avere un attimo un'attenzione. Ovvio che anch'io sento un po' il discorso che dici tu, Vanessa, se mi vengono due persone che vengono dalle valli, cioè intendo dire, quindi capita, io mi sembra di essere sempre me stessa, ma a livello di modi è ovvio che un po' mi cambio, forse anche il mio modo di rapportarmi, ma non è una cosa che faccio pensando, mi viene. Se ho un ambiente giovanile è ovvio che mi rapporto in un certo modo, se ho un ambiente di persone molto più anziane e più varie mi viene da adeguarmi in un altro, in questo sì che mi viene da fare. A differenza di Alessandra, io in realtà invece studio le carte, questo sì, perché ero passato un periodo in cui non le studiavo per niente, con l'idea di dire magari mi lascio condizionare, ma in realtà il sapere prima che ho davanti mi fa preparare, ed è capitato certe volte che magari adesso non so se rientrate un po' nel vostro metodo o no, ma non sempre mi capita di far subito quel che noi chiamiamo plenarie, ma utilizzo le separate, ma proprio perché mi rendo già conto leggendo che non è possibile partire in quel modo. Mi è capitato qui in camera madre e figlie, piuttosto che non si chiamavano, non si riconoscevano più come madre e figlie. In quel caso, se io non avessi letto, non mi avessi fatto una qualche domanda, magari l'avrei sbagliata comunque. In quella situazione mi è andata bene, però già in fase di accoglienza io le avevo già separate da subito, ma un attimo anche per capire come relazionarmi, quindi un po' questo. Però quello che sto imparando di mediazione è che non esiste la regola che va bene in qualsiasi cosa. Sicuramente l'ascolto, stare attenti e conoscere anche tante esperienze, secondo me può essere, cioè ti aiuta anche a essere sempre non molto sicura, e forse questo aiuta anche nella mediazione. Io torno a quello che poi ho detto all'inizio, che secondo me il mediatore ha la possibilità, e a volte lo fa magari anche senza volerlo, di cambiarlo il contesto, perché dipende da come si pone. Nel filmato prima c'era una mediatrice molto rispettosa insomma, anche degli spazi, e poco invasiva, e quindi ha cercato, per quanto ho potuto vedere io, di mantenere la situazione più nelle mani delle parti, supportando una comunicazione anche nei toni con cui si sviluppava. Se penso a un incontro dove gli avvocati fanno i protagonisti, secondo me lì il mediatore, per come mi muovo io, che non sono trasformativa e che scelgo lo strumento da utilizzare a seconda di quello che mi si presenta, secondo me lì il mediatore dovrebbe agire per cambiare il contesto e quindi riportare a essere protagoniste, almeno in parte, le pari clienti, insomma, non tanto, anche per poter sviluppare una negoziazione nel merito e non tanto sugli aspetti giuridici. Quindi in quel caso io lo vedo di buon occhio un intervento di questo tipo, proprio per cambiarlo il contesto. Sì, mi sembra che sono emerse tantissime considerazioni, riflessioni e a mio avviso sono tutte state preziose perché io intendevo proprio fare una riflessione a tutti, avere il punto di vista di tutti per capire se quello che io sentivo in qualche modo poteva suscitare un interesse. Di fatto quello che è emerso comunque è quello da cui si partiva, no? Cioè l'idea che un'interazione sia contestualizzata in un ambito o in un altro rimane un'interazione conflittuale in cui il mediatore interviene per favorire
la ripresa dell'interazione, quindi fa attenzione a quello che è l'interazione. Il contesto comunque, abbiamo detto, è comunque un qualcosa che esiste, in cui il mediatore, tenendo conto queste particolarità, si inserisce. Prestare attenzione a questo contesto, a mio avviso, comunque lo rende presente, più presente con le parti, e come diceva anche Sabrina, un rispecchiamento può essere fatto in un modo o in un altro, come diceva Carola, il mediatore con la sua presenza comunque si inserisce in un dato contesto e può fare la differenza, quindi può determinare dei cambiamenti di contesto per il modo in cui si pone, ma non perché abbia una conoscenza magari pregressa di quel contesto, di quel particolare conflitto, ma proprio perché si pone in un modo che si inserisce in quel particolare contesto. Io la vedo un po' così, quindi è un fatto di consapevolezza, cioè la consapevolezza della diversità, cioè della necessità o dell'importanza che può avere una certa interazione per le parti, un certo contesto per le parti, può portare il mediatore a essere presente in una certa modalità e determinare anche dei cambiamenti che non sono voluti dal mediatore, che non ha una direzione precisa, ma che sono un effetto naturale del porsi in relazione, perché comunque quando il mediatore interviene anche lui ponendosi in relazione con le parti. Quando fa rispecchiamento, quando ascolta, determina dei cambiamenti in questo senso nella relazione delle parti, no? Quindi il porsi in un modo coerente o non coerente a un contesto può avere degli effetti che non possono essere controllati e non hanno una particolare direzione o intenzione. Però quello che mi sembra sia emerso è che il contesto è il modo in cui gli interessati ad un discorso conflittuale, il modo in cui essi interagiscono in quel momento in cui il mediatore li vede e partecipa a quel discorso. Quindi è come se il contesto debba essere interpretato di volta in volta nel momento, essendo necessariamente quindi variabile di volta in volta, e con la specifica che nel momento in cui interviene il mediatore è lì, indipendentemente che sia trasformativo, che sia quello che è, qualche cosa fa, qualche cosa impatta e cambia quindi il contesto. Il punto è come lo cambia e che cosa fa. Certo. Grazie veramente a tutti, perché è stato molto interessante parlare con voi di tutto questo. Grazie.